Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa borsa che io ho deciso di chiamare Fox perché mi ricorda una volpe ma secondo mio marito è un cuore. Però siccome sul mio canale già ho tante borse a forma di cuore, facciamo che è una volpe. Comunque, è un progetto veramente semplicissimo, ispirato da una borsa che gira già da tantissimo tempo sul web, però io come al solito devo stravolgere qualsiasi cosa e quindi ho fatto delle modifiche e ho reso un po' il progetto mio. Come vi ho già detto, è molto semplice, può essere realizzata anche dalle principianti perché i passaggi sono veramente semplicissimi. Ho applicato anche una fodera interna, solo la parte centrale della borsa, poi vedremo tutto durante il tutorial. Quindi non mi perdo troppo in chiacchiere, vi lascio direttamente alla lista dell'occorrente e poi partiamo subito con il tutorial. Per questo progetto avremo bisogno di 200 g di cordino, io nello specifico ho utilizzato lo Swan Black nella colorazione crema che ho lavorato con l'uncinetto 3,5, un segmento di catena per creare la tracolla, poi avremo bisogno di 2 moschettoni tondi, una chiusura a calamita, ago e filo di nylon e ago tirafettuccia, e a questo punto possiamo iniziare subito con il tutorial di oggi. Per realizzare questo progetto andremo ad avviare 14 catenelle per ottenere poi 13 punti di base, quindi dovremo ottenere sempre un numero dispari di maglie. Se volete realizzare la borsa molto più grande vi basterà avviare un numero di catenelle pari per ottenere un numero di maglie di base dispari, perché poi ci servirà appunto la maglia centrale per andare a sviluppare gli aumenti. Quindi io mi avvio le mie 14 catenelle. Corrispondono esattamente a circa 9 cm. A questo punto si ritorna indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. In totale otterremo questi 13 punti. Ok, fatta questa riga, a questo punto voltiamo il lavoro ed iniziamo a lavorare gli aumenti che andranno a creare quella sorta di freccia. Quindi abbiamo 13 punti di base. Calcolando che gli aumenti vanno fatti solo nella parte centrale, dovremo andare a lavorare innanzitutto 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel settimo punto andiamo a lavorare l'aumento, quindi cosa facciamo? Andiamo a lavorare 3 maglie basse tutte nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3. Andiamo a posizionare il marker esattamente nella seconda delle 3 maglie
e in questo punto poi nel giro successivo, nella riga successiva, andremo a lavorare l'aumento, perché comunque l'aumento va lavorato sempre nella maglia centrale. Quindi posiziono il marker e procedo poi lavorando una maglia bassa nei 6 punti successivi, quindi quelli rimanenti. Voltiamo il lavoro e dovremo andare a ripetere lo stesso procedimento. Ora diciamo che è più semplice perché sappiamo che in questo punto marcato dobbiamo andare a lavorare l'aumento formato da 3 maglie basse, mentre per gli altri punti semplicemente una sola maglia bassa, quindi i punti come si presentano. L'aumento va lavorato solo nella parte centrale del pannello. Quindi facciamo un'altra riga insieme, poi vi lascio continuare da sole. Si procede sempre lavorando una maglia bassa per ogni punto. Siamo arrivati al marker, lo togliamo un attimino, lavoriamo le 3 maglie basse tutte nello stesso punto e riposizioniamo il marker nel punto centrale, quindi nella seconda delle 3, e poi si procede lavorando una maglia bassa nei punti restanti. Inizia a crearsi la famosa freccia e questi saranno i semplicissimi passaggi che vanno ripetuti fino ad un totale di righe. Per il mio progetto io ho lavorato in totale 18 righe, quindi qui ne abbiamo già fatte 3, ne restano 15. Poi vi lascerò anche la misura in centimetri ovviamente, ma il totale di righe già lo so, è di 18 righe totali, comprese queste ovviamente. Quindi vi lascio continuare da sole e ci vediamo direttamente al termine delle righe di aumenti, dove poi proseguiremo lavorando il fondo. E lavorate le 18 righe totali otterremo questo risultato. Come potete vedere è molto piccola, stiamo parlando di circa 16 cm, no 16 cm proprio precisi, quindi se volete farla più grande vi basterà aumentare innanzitutto il numero di punti iniziali, quindi sempre restando su un numero di catenelle pari per ottenere poi maglie basse dispari, in modo da poter sviluppare bene gli aumenti e magari lavorare più righe di lavorazione. Per quanto riguarda il tutorial io sto seguendo la borsa che vi avevo mostrato in anteprima su Facebook, che è praticamente questa. Come potete vedere resta piccolina, comunque il telefono o un portafoglio piccolo c'entrano tranquillamente, ma comunque realizzarla più grande è veramente semplicissimo, perché come vi ho detto vi basta avviare più catenelle e lavorare più righe di aumenti. Quindi a questo punto proseguiamo e dovremo continuare lavorando la base. Quindi da questo momento in poi per un totale di righe andremo a lavorare le maglie come si presentano. Ho voltato il lavoro e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, compreso quello marcato. In questo caso possiamo decidere di lasciare il marker sempre nello stesso punto ad ogni riga che lavoriamo, oppure contare il numero di maglie che abbiamo prima del marker, segnarlo e poi
ripartire da qui per quanto riguarda le diminuzioni, perché poi dovremo andare a fare le diminuzioni. Io per comodità lascerò il marker posizionato in questo punto come ho fatto per l'altro, così non mi confondo. Quindi procediamo, dobbiamo lavorare delle semplicissime maglie basse. Qui abbiamo il marker, lo togliamo un attimino, lavoro la maglia bassa e vado poi a riposizionare il marker e procedo poi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Terminato questo primo giro senza aumenti, ne dovremo andare a lavorare altri 8, perché in totale dovremo ottenere 8 righe di lavorazione a maglia bassa senza aumenti, quindi lavorando le maglie come si presentano. Se può esservi utile, ho 47 maglie di base, se può esservi utile, quindi si procede in questo modo fino ad ottenere, come vi ho già detto, 9 righe totali e dopo proseguiremo con la lavorazione delle diminuzioni, perché dovremo andare a fare l'altra parte del pannello. Ovviamente poi comunque troverete indicato qui sullo schermo sia il numero di righe totali che la misura in centimetri, che vi lascerò come sempre qui in alto sullo schermo. E lavorate le 9 righe totali lavorando le maglie come si presentano. Questo sarà il risultato. Vi dico anche la misura in centimetri che ho raggiunto, così vi regolate meglio, e ho raggiunto circa 6 centimetri. Come potete vedere si sta incurvando, perché lavorando in questo modo si creerà proprio il corpo borsa. Quindi ora si è piegata in questo modo, abbiamo lavorato la fascia del fondo, perché questo è il fondo, ed ora andremo a lavorare la parte con le diminuzioni che creerà l'altra parte fronte, retro, quello che sia, e si andrà proprio a chiudere tutto il pannello. Poi ovviamente i laterali vanno lavorati a parte, però già che abbiamo tutto il corpo borsa bello chiuso e pronto è già qualcosa. Come potete vedere ho lasciato il marker qui nel punto centrale perché mi servirà, più che altro mi aiuterà con la fase delle diminuzioni, quindi procediamo subito. Ho voltato già il lavoro e procedo lavorando una maglia bassa fino ad arrivare al punto che si trova prima del marker, quindi fino ad arrivare qui.
Ok, a questo punto abbiamo il punto centrale come riferimento, ma dobbiamo andare a lavorare le diminuzioni. Calcolando che gli aumenti li abbiamo fatti lavorando 3 maglie basse nello stesso punto, per quanto riguarda le diminuzioni ovviamente dovremo andare a lavorare 3 maglie chiuse insieme. Quindi che facciamo? Dobbiamo calcolare sempre quella centrale e le 2 laterali. Quindi punto l'uncinetto nel punto successivo, ovvero quello prima del marker, prendo il filo, non chiudo, tolgo il marker, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e non chiudo, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo ed ora ho 4 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte insieme in questo modo. Procedo poi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e vado a posizionarmi il marker qui. Questo sarà il punto centrale. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante e poi vediamo ovviamente il giro successivo come andremo a lavorarlo, e sarà il procedimento che dovremo ripetere fino a fine pannello. Ok, terminata anche questa riga, voltiamo il lavoro e procediamo nello stesso modo. Quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al punto prima del marker. Quindi ci troviamo qui. A questo punto dovremo ripetere lo stesso procedimento, quindi lavorare 3 maglie tutte insieme. Punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo, non chiudo, tolgo il marker, punto l'uncinetto, prendo il filo e non chiudo, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo ed ora ho sempre 4 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme e lavoro poi una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. Riposiziono il marker nel punto centrale e procedo. Ho terminato anche questa riga e questo procedimento sarà il procedimento che dovremo ripetere per il totale di righe, che sono 18, perché dovranno corrispondere al numero di righe che abbiamo fatto nella parte retro, quindi quelle con gli aumenti, che sono 18. Quindi 18 dovranno essere le righe a partire dalla prima riga di diminuzione fino all'ultima. Ovviamente poi dovremo ottenere anche lo stesso numero di maglie. Quindi vi lascio continuare da sole, raggiungiamo la misura che comunque vi lascio indicata qui sullo schermo, anche se la sappiamo perché deve corrispondere all'altra parte, però comunque per comodità ve la lascio. Quindi procedo e ci vediamo direttamente alla fine del pannello. Bene, ho lavorato le 18 righe, l'ultima riga l'ho lavorata senza diminuzioni perché avevo raggiunto già il numero di punti iniziali, quindi a questo punto ho tagliato il filo, lo vado a nascondere tra le maglie
Nascosti tutti i fili dobbiamo occuparci dei laterali, ma prima di fare questo possiamo anche andare a foderare il nostro pannellino. Vi basterà prendere un pezzo di stoffa, metterlo a doppio, vi segnate la sagoma sul tessuto. Io l'ho già fatto, ho fatto le cuciture a mano qui sui laterali, qui l'ho lasciato aperto perché comunque va poi sagomato direttamente sul lavoro all'uncinetto. Quindi si va ad inserire all'interno. Lo fisso con degli spilli sui due lati. E poi si va man mano a sagomare tutto il tessuto in modo da cucirlo perfetto, seguendo comunque la forma del pannello ad uncinetto. Quindi vado a fare tutto ciò fuori video ovviamente, tanto comunque dobbiamo semplicemente andare a cucire il tessuto e poi passiamo subito ai laterali. Calcolando che la base del nostro pannello è formata da 9 righe, noi dovremo appunto avere 9 maglie basse di base. Ma cosa faremo? Andremo ad avviare 8 catenelle torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella e avremo 7 maglie di base. Calcoliamo che comunque poi si va a fare il giro di rifinitura e con quest'ultimo comunque andiamo ad incrementare una maglia bassa per lato, quindi otterremo le 9 maglie basse. A questo punto volto il lavoro e vado a lavorare un aumento ad inizio riga, una maglia bassa nei punti successivi, ed un aumento nell'ultimo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Voltiamo di nuovo il lavoro, lavoreremo in righe di andata e ritorno. In questa riga andiamo a lavorare le maglie come si presentano, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante. Riga successiva, aumento ad inizio riga, una maglia bassa in ogni punto e aumento a fine riga. Procederemo in questo modo, quindi alternando righe di aumenti e righe senza aumenti fino a raggiungere un totale di 17 righe, comprese quelle che abbiamo già lavorato. Quindi in totale dovremo avere 17 righe.
Lavorate le 17 righe, a questo punto cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare il giro di rifinitura, quindi catenella, maglia bassa nello stesso punto, e maglia bassa per ogni riga sottostante. E a questo punto andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa in ogni punto successivo, e poi di nuovo 2 maglie basse nello stesso punto. In questo modo avremo recuperato le 2 maglie mancanti sulla base, quindi ne avremo 9. Poi procediamo lavorando come abbiamo fatto sull'altro lato, una maglia bassa per ogni riga. Terminiamo con una maglia bassa e poi andiamo a chiudere con asola di chiusura. Lasciamo il filo più lungo che ci servirà per cucire i laterali sul pannello, quindi lo lasciamo bello lungo. Bene, a questo punto ripetiamo lo stesso procedimento per l'altro laterale e andiamo direttamente a cucirli al corpo borsa. Faccio uscire il filo dalla maglia che si trova esattamente sulla parte alta, quindi non questa ma questa. Ed inizio ovviamente la cucitura, che è molto semplice perché abbiamo lo stesso numero di maglie sia sul laterale che sul corpo borsa, perché abbiamo lavorato seguendo il numero di righe che abbiamo qui, quindi la cucitura sarà molto semplice. Io andrò a cucire con l'ago tirafettuccia, ma voi volendo potete farlo anche con l'uncinetto, quindi lavorando a maglia bassissima. Cosa faccio? Entro nella maglia successiva a quella da cui sono uscita ed entro nel primo punto sul corpo borsa. Come sempre per il primo punto faccio una doppia passata, quindi ci rientro una seconda volta e poi procedo lavorando punto per punto, cioè cucio punto per punto,
Ovviamente andremo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro laterale. Per quanto riguarda la chiusura, io ho quella magnetica con le alette e cosa ho fatto? Ho ritagliato 2 cerchi di feltro su cui ho incollato lo stesso tessuto utilizzato per la fodera, l'ho proprio incollato e poi ho applicato tramite le alette una parte della chiusura. Vado a fare lo stesso anche su quest'altro. A questo punto posso andarle a cucire direttamente all'interno della borsa con l'utilizzo del filo di nylon che è trasparente, quindi non dobbiamo star lì a capire se si nota o meno la cucitura. Rifiniremo tutto il bordo a maglia bassissima, quindi ci facciamo il cappietto iniziale, ci agganciamo sul bordo della borsa prendendo solo la metà catenella retro e andiamo a lavorare delle maglie bassissime in costa retro su tutto il bordo. Bene, a questo punto non ci resta che applicare la catena tramite i moschettoni e la nostra borsa è pronta per essere indossata.
Bene, siamo giunte anche al termine di questo tutorial, io spero che vi sia piaciuto, che il progetto vi piaccia, fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Per quanto riguarda i materiali vi lascio il link consigliato nel box informazioni qui in basso. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto ed attivare la campanellina, così ad ogni tutorial riceverete la notifica sul telefono. E a questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!